Salve a tutti. Stiamo per fare qualcosa di molto interessante, molto importante perché si lega direttamente all'antichità ed è la conoscenza delle statuette in un seminario che ne spiegherà la generazione, il significato, quindi il motivo del perché si generavano delle statuette e la tecnica per poterle generare da se stessi in maniera che, mediante la loro forza, possano incarnare e richiamare le forze archetipali più profonde per poter giungere ad un'emissione di energia particolare, astrale e spirituale, per poter organizzare o, come veniva detto anticamente, mettere in forma, appunto forma per formare le statuette da forma, mettere in forma il nostro destino fisico, ma altresì e anche il destino spirituale. Le statuette da sempre sono state trovate in tutti gli scavi dell'antichità e in archeologia sono una parte importantissima per la descrizione della civiltà stessa, ma le statuette per un occhio veramente addestrato nell'ermetismo, nella magia, nell'esoterismo, nell'alchimia e in tutte le scienze arcane rivelano direttamente il loro significato e uso anche nel mondo occulto. Le statuette, mediante i vari materiali di cui potevano essere composti, venivano sottoposte a rituali o incanti particolari e legate a forze disponibili nel cielo e nella natura o emanate direttamente da tipologie di cerimonie, per poter servire da collettore, per poter servire da base di emanazione di una certa energia continua, grazie alla costruzione e al materiale usato. Le statuette ripetevano in piccolo ciò che i grandi sacerdozi antichi e dei templi facevano in grande, con la costruzione delle grandi statue degli dei che molto spesso da coloro che li veneravano venivano viste addirittura muoversi. Alla fine non è tanto diverso da quello che accade anche nella tradizione cristiana, quando si vedono muovere gli occhi della Madonna o di Gesù Cristo, o piangere sangue gli occhi della Madonna, o piangere lacrime reali. Le statuette hanno questa potenza e quindi tutto questo noi lo vediamo che si dipana in tutto il tempo, dai primi misteri degli uomini nelle varie tradizioni occulte e religiose fino alla nostra tradizione cristiana. Nostra intendo per noi occidentali in Europa, al di là dell'accettazione o meno. Le statuette sono ancora più materiali dei quadri perché hanno la terza dimensione e quindi vi è la possibilità di incarnare a tutto tondo, come viene detto, la forza sul piano materiale. Per questo che poi ha la possibilità di manifestarsi anche fisicamente o essere vista, muoversi, eccetera. Il seminario quindi verterà a spiegare i materiali necessari, il modo di costruzione, il tempo di costruzione e la purificazione, consacrazione e rituale per poterli attivare. Tutto questo sia per ottenere dei vantaggi materiali, ricordiamoci che tutto ciò che la tradizione ora decaduta ci mostra come statuette nei giardini, statuette negli orti o statue vicine alle case, eccetera, aveva un altro significato che era la realtà per quanto riguarda la generazione di guardiani, per esempio, in queste statue che ora sono messe in maniera indiscriminata ovunque. Quindi insegnerà tutto questo
per giungere ad avere possibilità materiali, sia quelle piccole e portatili, che come guardiani, quelle medie o grandi, fino a possibilità spirituali, perché è logico che se si genera una statuetta di un angelo, per esempio, e la si lega alla forza angelica stessa, essa, se fatto bene e con le conoscenze giuste, genererà e donerà a chi lo fa la forza dell'angelo stesso, e questo agirà come una calamita sull'anima di chi lo fa, elevandolo sempre più e portandolo ad una purificazione e portandolo ad un contatto con le forze magiche alte. Beh, da soli potete immaginare. Questo seminario comincerà questa avventura, perché non penso che si concluderà solamente con questo seminario, di ciò che è la magia delle statuette.